Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi risponderemo alla domanda di Giuseppe Belipario: differenza tra respirazione diaframmatica pura e respirazione costodiaframmatica. Per rispondere a questa domanda, visto che Giuseppe in realtà va da un logopedista più che altro per quanto riguarda la voce parlata e non la voce cantata, ho girato un po' il web per approfondire ulteriormente i concetti che già avevo. Chiaramente sono andata su siti di Fussi, Juvarra e anche vari siti, e alla fine pare che l'opinione più comune sia un po' la stessa opinione che ho io. A tal proposito vi leggerò, e vi metterò anche a schermo, un estratto che ho fatto da uno dei siti più esaustivi che ho trovato. Intanto siamo sul sito di Franco Fussi, quindi www.francofussi.com/la respirazione e l'appoggio nel canto. Quindi io vi leggerò esattamente degli estratti, quindi ho tagliato, ma ho tenuto le frasi più significative. Mi interromperò durante la lettura per approfondire determinati concetti e per mostrarvi fisicamente alcune cose. Intanto qui è Juvarra che parla e Fussi cita ciò che dice Juvarra. Quindi tenete in considerazione il fatto che Juvarra è un docente di canto lirico, non canto moderno, però comunque dice delle cose molto giuste, anche perché qua non si riferisce al canto lirico puro, ma si riferisce al bel canto, che è una modalità molto più leggera di canto rispetto al canto lirico, che è un po' più rigido. Leggiamo insieme. Gravi equivoci sorgono quando, ad esempio, si arriva a utilizzare l'antico precetto italiano "si canta come si parla", per legittimare un'equazione parlato-cantato, in virtù della quale anche la respirazione applicata al canto dovrebbe essere la stessa del parlato o un suo sottoprodotto. Sintetizzare quindi la natura del canto nella formula speech level singing, SETRIX, ossia canto a livello del discorso parlato, è dire una mezza verità, che diventa una mezza falsità, non appena si dimentica l'altra faccia della medaglia, che è il fiato e la respirazione. Ovviamente parlare di uno speech level singing invece che, come si dovrebbe eventualmente dire, di uno speech and breath level, è più semplice e perciò stesso più accattivante. È bene chiarire allora che il canto contiene sì la natura del parlato senza annullarla, ma non è riconducibile a questo esattamente come una molecola d'acqua contiene sì 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno, ma è qualcosa di essenzialmente diverso, sia dall'idrogeno sia dall'ossigeno in essa contenuti. Quindi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che equiparare, quindi paragonare la voce cantata alla voce parlata non è la stessa cosa. Quindi è vero che lo speech level singing di SETRIX, come già vi dicevo, ha delle idee che possiamo usare, quindi non forzare mai. Se noi pensiamo di cantare come parliamo, è chiaro che veniamo educati all'idea che non bisogna mai spingere troppo, e questo è il lato positivo dello speech level singing in SETRIX. Tuttavia non si può pensare a un registro acuto o note nella parte alta della nostra estensione fatte come se parlassimo, perché, ripeto, avremmo delle stimbrature. Cosa sta dicendo qua Juvarra sulla pagina di Fussi? Sta dicendo esattamente questo, cioè pensare che parlare e cantare siano la stessa cosa è un errore, non bisogna pensare che sia così. Se il canto, come sostengono certi semplificatori, deve essere considerato in tutto e per tutto equiparabile al parlato, quindi anche per quanto riguarda la respirazione, non si capisce che cosa mai impedisca al parlato di diventare subito e magicamente canto, e che cosa trattenga noi ora qui a discutere per cercare di capire la sua natura profonda. Esatto, io considero personalmente, quindi dico la mia su questo speech level singing, io considero utile la respirazione puramente diaframmatica soltanto quando siamo in tessitura, cioè le note della tessitura, e quando vogliamo avere espressività nelle note comode possiamo utilizzare la respirazione diaframmatica. Tuttavia, appena noi scendiamo o saliamo oltre la zona di tessitura, chiaramente si inserisce la costodiaframmatica, perché qui c'è bisogno di rallentare la risalita del diaframma, perché siamo di fronte a un'espressione in legato che richiede necessariamente anche l'attivazione della parte costale. Tutta la tradizione vocale è lì a testimoniare con le sue strane espressioni come appoggio, cantare sul fiato, colonna del fiato, che il fenomeno della respirazione nel canto, pur rimanendo profondamente naturale, non ha niente a che fare con l'esperienza della respirazione utilizzata parlando. Esatto, la respirazione puramente diaframmatica va bene soltanto in quelle note, 7-8 semitoni, che contraddistinguono la zona di tessitura.
Se io voglio essere espressiva quando canto, io posso anche fare come l'attore, posso usare i muscoli della maschera per dare emozione a ciò che dico, posso muovere il viso liberamente perché come l'attore nella zona di tessitura io recito. Allora qui è accettabile la respirazione puramente diaframmatica, ma come saliamo nel registro acuto, se non attuiamo meccanismi compensativi e non tiriamo in carico anche il torace, non ce la facciamo. La realtà anatomica di questo muscolo, quella di una membrana elastica, qui sta parlando del diaframma, che divide orizzontalmente torace e addome, corrisponde esattamente a una delle sensazioni fonatorie fondamentali, suscitate quando l'emissione è corretta, e cioè quella di un telone elastico, io dico sempre trampolino da giardino, di un pallone o di un cuscino su cui l'espirazione cantata si appoggia e che è la risposta naturale alle nostre esigenze di fondamento. Mentre la respirazione normale, non associata al canto, è una respirazione parziale e si realizza di solito con movimenti che si rendono visibili essenzialmente nella zona epigastrica, movimenti che nella fase espiratoria sono esclusivamente passivi. La grande respirazione del canto esige un coinvolgimento del torace e io sono pienamente d'accordo. Se la respirazione è solo addominale e il torace non viene coinvolto, si crea uno squilibrio in basso che impedisce l'instaurarsi di quelle sinergie muscolari su cui si basa l'emissione libera. In altre parole, antagonismi muscolari non necessari o esagerati, tra i quali possiamo includere il cosiddetto affondo, o movimenti muscolari di segno opposto essenzialmente compensativi, tra i quali possiamo includere il sostegno, verranno inseriti nell'appoggio rendendolo rispettivamente o rigido e muscolare o inefficace. Ho parlato con la mia collega insegnante di canto lirico e bel canto di Lugano, Emanuela, che ringrazio per lo scambio che abbiamo avuto, e lei mi conferma in effetti la stessa sensazione che io ho. Spesso viene insegnata la respirazione diaframmatica come qualcosa che vede lo sventramento in avanti della parte inferiore della pancia. Questo meccanismo, quindi la respirazione diaframmatica pura con lo sventramento in avanti, ha necessariamente come effetto collaterale il richiudersi della parte inferiore del torace. A questo punto noi andremo in sostegno perché la parte inferiore del torace, quando noi respiriamo, se viene allargata, abbassa e tende il diaframma che gli vive sotto. Quindi, se noi sventriamo in avanti, noi richiudiamo la parte inferiore del torace e instauriamo un sostegno, non un appoggio, che è invece il requisito essenziale del canto. Per di più, se noi sventriamo la pancia in avanti e parliamo in questo modo, dopo un po' nella fase di sostegno sentite cosa accade alla voce. La voce si riempie di sporcature, perché nel sostegno il diaframma è risalito, perché le costole inferiori si sono richiuse, quindi blum, è ritornata la concavità diaframmatica, quindi siamo in sostegno, e il sostegno avvicina troppo l'aria alle corde e quindi ci manda in una condizione di eccesso di pressione sottoglottica. Io sconsiglio la respirazione diaframmatica insegnata in questo modo, poi chiaramente bisogna vedere ogni logopedista che filosofia ha, però la respirazione diaframmatica pura con lo sventramento della pancia in avanti è altamente svantaggioso perché ha, come abbiamo detto, la ripercussione sulla chiusura della parte inferiore del torace, ci manda il diaframma in sostegno anziché in appoggio e aumentiamo la pressione sottoglottica, cosa che può o portare a una breathy voice, cioè a quello che anche Roger Love dice negativo, cioè una voce che dopo un po' farà questo perché ha più aria che suono, oppure ci manda in eccesso di pressione sottoglottica. Quindi concludo questo video leggendovi l'ultima riga, vi ricordo che metterò il link qua sotto, potete visionare anche voi l'opinione di Yuval Refussi. Al giorno d'oggi la concezione di una respirazione genericamente o esclusivamente addominale è stata corretta, inserendo anche la parte del torace, le costole inferiori nella dinamica respiratoria. Quindi qui non si ha più a che fare con moderno o lirico, o qui si tratta di fisiologia e di cosa è igienico per le corde vocali. Quindi, cosa che io pratico e insegno ai miei allievi, continuo a battere e vi dico che è chiaramente più igienica anche a livello fisiologico la costo diaframmatica rispetto alla respirazione diaframmatica. Concludo questo video facendovi pensare che il modo in cui voi respirate implica degli automatismi muscolari. Quando ho degli allievi che respirano principalmente dalla bocca perché hanno i turbinati chiusi o hanno problemi al naso, quindi adenoidi, otterrò, e lo dico sempre, un sollevamento della parte superiore clavicolare della cassa toracica. Provate anche voi. Se voi prendete aria solo dalla bocca quando cantate, voi solleverete questa parte, solleverete lo sterno, gonfierete più la parte superiore, non divaricherete e amplierete a sufficienza la parte bassa costale
E questa cosa può essere pericolosa per gli stessi motivi per cui lo è fondamentalmente la diaframmatica pura, cioè abbiamo l'aria troppo vicina alle corde. Se invece voi fate una presa d'aria simultanea, che è quella che accade quando noi parliamo così, quando separiamo le labbra per parlare, noi noteremo che respirando così, con la respirazione, la presa d'aria simultanea, noi avremo un allargamento invece della parte inferiore toracica a beneficio della tensione diaframmatica. Provatelo su di voi. Respirazione puramente dalla bocca. Avete visto come si è mossa questa parte? Respirazione simultanea. Leggermente avanti le spalle, lo sterno fermo, mi si è allargata la parte inferiore delle costole. Ecco perché quando si studia e io insegno la respirazione costodiaframmatica nel canto, è necessario che venga associata a questo tipo di respirazione la presa d'aria simultanea. Vi ringrazio per essere stati con me su questo canale, condividete questo video, mi fa molto piacere, se non siete iscritti iscrivetevi e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Grazie delle vostre domande, è sempre molto stimolante, grazie Giuseppe per avermi fatto questa domanda, è stato utile anche per me perché sono andata a mettere un po' in ordine tutti i miei concetti, quindi grazie di tutte le domande che mi avete fatto. Nel prossimo video quindi vedremo che alcune canzoni vanno cantate ad esempio passando dalla condizione di appoggio alla condizione di sostegno e vedremo una mia allieva che canta e applica anche determinati passi e coreografie per ottenere questo risultato. Il video ancora successivo sarà una risposta a un altro utente del nostro canale. Grazie di essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!